fosse, quando non ne fosse direttamente il beneficiario, proprio la comunità di San Patrignano. Mi rendo conto però che oggi, 13 giugno 2014, questa è, o potrebbe essere intesa, propaganda. Io sarò molto grato alla comunità di San Patrignano se fra qualche mese, in qualche modo, mi darà una seconda occasione per poter dimostrare, se come credo avrò potuto dimostrare, che dalla propaganda dell'avvio di un progetto di crowdfunding saremmo arrivati ai fatti di avere consentito il finanziamento di progetti con un impatto sociale da parte della raccolta di tante piccole donazioni dei nostri clienti. Vi ringrazio molto della vostra attenzione. Rispetto ai propri partner, agli sponsor e agli amici, perché molto spesso occorre guardarsi da approcci opportunistici nel rapporto con fenomeni di questa importanza e di questa delicatezza. La seconda ragione di gratitudine riguarda la circostanza che questo intervento nella finanza etica per San Patrignano e con San Patrignano mi ha consentito di dimostrare che talora alla propaganda possono seguire i fatti. Probabilmente è stata considerata come una manifestazione di propaganda la dichiarazione della Cassa di risparmio di Rimini, di Banca Karim, al momento della integrazione di Banca Eticredito, che avrebbe inteso valorizzare le iniziative di Banca Eticredito nel settore della finanza etica e non soltanto appropriarsi del valore patrimoniale di questa banca incorporata. Il social bond di cui io vi porto oggi testimonianza rappresenta un fatto che è seguito quella propaganda. Un fatto perché non soltanto la banca ha inteso valorizzare le iniziative già in essere presso Banca Etica, ma come dicevo aggiungere e integrarne di nuove attraverso la ideazione e la realizzazione del social bond. Chiamerò Social Bond San Patrignano 2013. Il social bond è una iniziativa e un fenomeno sufficientemente complesso. È rappresentato da un prestito obbligazionario che raccoglie risorse, il cui impiego o i profitti del cui impiego vengono rivolti alla realizzazione di un progetto con profili di carattere sociale, di ricaduta sociale. La complessità deriva dalla ingegneria finanziaria che sta dietro a una emissione di prestiti obbligazionari e alla difficoltà e alla necessità di collocarlo fra il pubblico. Collocamento che richiede una rete importante di sportelli, di filiali, ed è per questo forse che il prodotto non aveva potuto essere realizzato da parte di Banca Eticredito, ma ha potuto esserlo e ha potuto essere replicato da parte della mia banca che ha una qualche dimensione superiore. Il problema del social bond non è soltanto quello di trovare le tecnicalità attraverso le quali acquisire una provvista fra il pubblico, ma anche come trasferire i proventi di questa operazione a favore del finanziamento di un progetto di utilità sociale. Nel caso di specie, nel caso di questo social bond che possiamo chiamare privato o domestico, ovviamente non è stata la provvista che al tempo fu di 15 milioni di euro a essere indirizzata verso la realizzazione di un progetto con contenuti etici, perché questa provvista, raccolta nelle forme di un prestito obbligazionario privato, va evidentemente restituita. Sono stati i proventi a fungere da sostegno finanziario da un progetto, i proventi della banca. Dovrei dire i proventi sperati dalla banca, perché la banca raccoglie risorse con l'emissione del prestito obbligazionario, le impiega, se le impiega bene avrà dei proventi, se le dovesse avere impiegati male non li avrebbe avuti. Tuttavia i proventi, diciamo, ipotizzati e sperati sono stati finalizzati a finanziare un progetto. Il progetto è stato quello della edificazione di 16 nuovi alloggi per ospitare 128 nuovi ragazzi. E il profilo che vorrei sottolineare di questo fenomeno, di questa iniziativa, il carattere sociale, non è soltanto relativo alla circostanza che ha prodotto i presupposti per un'elargizione da parte di un istituto di credito di una somma funzionale alla realizzazione di questo progetto, ma anche derivato dalla circostanza che i sottoscrittori erano consapevoli, fortemente consapevoli
e totalmente orientati a sottoscrivere questo prodotto finanziario proprio perché i proventi avevano una destinazione vincolata. Si sottoscriveva questo prodotto nei limiti in cui si fosse convinti, persuasi e si condividesse la finalità che sarebbe stata perseguita con l'utilizzo dei proventi che la banca avrebbe destinato a questo scopo. Ora, a me fa piacere pensare che la circostanza che il social bond San Patrignano 2013 sia, diciamo così, andato a ruba, cioè la sottoscrizione si sia esaurita molto prima del termine che era stato previsto in origine, non sia derivato dalla circostanza che ai sottoscrittori sono state elargite buone cedole, ma dalla circostanza che i sottoscrittori abbiano condiviso il fatto che l'operazione era rivolta a sostenere una buona iniziativa. Devo dire che nell'occasione della predisposizione di questo primo fattore di collaborazione con la comunità di San Patrignano abbiamo avuto anche la possibilità di renderci conto di quanti e in quali territori avrebbe potuto essere proficua una collaborazione di una banca che ha anche una vocazione etica con la comunità. Perché la considerazione della funzione di sostegno finanziario agli alloggi per nuovi ospiti va a considerare il segmento dell'attività della comunità che riguarda l'accoglienza. Ma altrettanto importante è quel segmento che riguarda il recupero e il reinserimento dei ragazzi nella società e quindi necessariamente nell'economia. Non devo parlare in questa sede, non voglio approfittare di parlare in questa sede di argomenti non propri, ma per ragioni di completezza vi devo dire che la riflessione sul social bond e sulla circostanza che in qualche modo coprisse quel segmento di attività ci ha portato a considerare se si potesse fare qualche cosa che coprisse o sostenesse anche l'altro, e quel qualche cos'altro è stato il microcredito, cioè l'ideazione di un progetto di sostegno finanziario dell'attività dei ragazzi che sono reinseriti nella società e quindi nell'economia. Non soltanto con un approccio di carattere finanziario, ma con un approccio di carattere organizzativo e soprattutto, lo vorrei sottolineare, rivolto a valorizzare le competenze e le professionalità che i ragazzi acquisiscono nel loro percorso di recupero in San Patrignano. Non mi dilungo perché il tema non è pertinente, ma per fare un esempio, un ragazzo che ha acquisito la professionalità nel settore della panificazione, grazie a un'operazione di microcredito della mia banca nell'ambito di questo progetto, ha aperto a Forlimpopoli una pizzeria e ha anche ottenuto la possibilità di avere già oggi 2 aiutanti. Però torniamo al social bond. Vi ho detto il social bond privato, il social bond domestico, il social bond San Patrignano 2013, utilizza l'impiego delle risorse che derivano dai profitti derivanti dall'operazione per sostenere un progetto con utilità sociale. Quale risorse e quali profitti? Quelli della banca, quelli che la banca ricaverà impiegando le risorse raccolte con l'emissione del prestito obbligazionario. Ma mi sono domandato e mi domando e ci stiamo domandando, perché non anche i profitti dei sottoscrittori? Cioè di coloro che non soltanto condividono il progetto nel senso di sottoscrivere un prestito obbligazionario i cui proventi maturati dalla banca siano rivolti a una certa operazione, ma che vi collaborino direttamente anche in modo economico, per esempio con una percentuale della cedola che viene riconosciuta come remunerazione della sottoscrizione del prestito obbligazionario. E mi piacerebbe molto che un social bond San Patrignano 2014 vedesse rivolto a un certo progetto di utilità sociale non soltanto il profitto, per la verità il profitto sperato che la banca dovrebbe fare utilizzando queste risorse economiche, ma anche una porzione, poniamo un terzo, delle cedole che ciascun sottoscrittore riceve come remunerazione della sottoscrizione del prestito. Una somma di piccoli contributi alla base di un progetto che potrebbe essere anche un grande progetto da un punto di vista sociale e da un punto di vista economico e finanziario. Qui devo dire però che il fenomeno della somma di piccoli contributi
che finanzino un progetto di più ampie dimensioni, è un fenomeno che dal punto di vista economico trova una risposta anche nello strumento del crowdfunding, nello strumento del finanziamento della folla inteso come la raccolta di tante piccole donazioni rivolte alla realizzazione di un progetto. E allora lasciatemi dire, a corredo dell'operazione di social bond e come completamento dal punto di vista della ideazione di strumenti tecnico-giuridici per conseguire dei risultati economico-finanziari, che la banca ha attuato un sistema di crowdfunding. Nella revisione del sito informatico della banca è stata creata una piattaforma informatica che sarà utilizzata per raccogliere le piccole donazioni a sostegno di progetti di finanza etica o progetti con impatto sia economico sia sociale. La piattaforma informatica è stata costituita. Come tutti i progetti di crowdfunding, i progetti saranno selezionati da un comitato etico, ma il comitato etico c'è già, perché la nostra banca è l'unica banca che ha nello statuto l'obbligo di costituire, insieme al consiglio di amministrazione, insieme al collegio sindacale, insieme ai revisori, anche un comitato etico che vigili sulla osservanza di quella parte della funzione della banca che è rivolta alla realizzazione di interventi di finanza etica. Quel comitato etico noi utilizzeremo per selezionare i progetti da immettere su un portale per essere offerti alla valutazione della folla, principalmente dei nostri clienti, per un'eventuale attività di sostegno finanziario. In queste operazioni è prevista la figura del tutor e a me farebbe molto piacere che il tutor per i progetti di finanza etica o di impatto sociale fosse, quando non ne fosse direttamente il beneficiario, proprio la comunità di San Patrignano. Mi rendo conto però che oggi, 13 giugno 2014, questa è, o potrebbe essere intesa, propaganda. Io sarò molto grato alla comunità di San Patrignano se fra qualche mese, in qualche modo, mi darà una seconda occasione per poter dimostrare, se come credo avrò potuto dimostrare, che dalla propaganda dell'avvio di un progetto di crowdfunding saremmo arrivati ai fatti di avere consentito il finanziamento di progetti con un impatto sociale da parte della raccolta di tante piccole donazioni dei nostri clienti. Vi ringrazio molto della vostra attenzione.